Ciao ragazzi, oggi parliamo di Boyer Coe, un'icona del bodybuilding della Golden Era. Atleta famoso per lo straordinario sviluppo delle braccia, che stupivano soprattutto per il formidabile picco e la separazione fra le due teste dei bicipiti che riusciva a controllare come pochi altri atleti. Un campione la cui trentennale carriera agonistica ha attraversato 4 decadi, partendo negli anni 60 per concludersi negli anni 90. Un periodo che lo ha portato a confrontarsi sul palco con i migliori atleti dell'epoca, da Arnold Schwarzenegger a Lou Ferrigno, da Sergio Oliva a Franco Columbu, da Robbie Robinson a Frank Zane e tanti altri. Atleta professionista in un'epoca in cui nel bodybuilding c'erano pochi soldi e gli atleti gareggiavano per passione, per vocazione, oserei dire. Lo stesso Boyer ricorda che non ebbe mai un contratto che lo sostenesse economicamente durante la sua carriera sportiva e di come abbia sempre dovuto lavorare per vivere, gareggiando ai vertici del bodybuilding internazionale come fosse una sorta di hobby. Nel suo lungo viaggio Boyer ha conosciuto e ha collaborato con i più grossi personaggi del settore, da Joe Weider ad Arthur Jones, e vissuto le controversie del tempo. Ricordiamo ad esempio l'infame Mister Olympia del 1980, che vide Arnold Schwarzenegger aggiudicarsi il titolo fra le polemiche generali, e a seguire la criticata vittoria di Franco Columbu l'anno seguente, nel 1981, gara che Boyer decise di disertare. Una serie di eventi che hanno lasciato Boyer, solitamente un signore nel suo atteggiamento, piuttosto contrariato, ma questa è storia ormai. Noi lo ricordiamo come un esempio di passione genuina per lo sport e lo stile di vita del bodybuilding, visto che ancora oggi, alla bella età di 78 anni, continua ad allenarsi quotidianamente alle 5 del mattino. In questo video ne ripercorriamo brevemente la storia e la carriera sportiva. Enjoy! Milton Boyer Coe nasce il 18 agosto 1946 a Lake Charles, in Louisiana. Cresciuto in una famiglia sportiva, il padre e lo zio erano pugili e giocatori di football dilettanti di talento, Boyer cresce nel mito della forza. Racconta che sin dall'infanzia è sempre stato interessato a diventare grosso e forte. A 5 anni scopre il bodybuilding su una rivista. Non è ancora in grado di leggere, ma le foto che vede scatenano la sua immaginazione, accendendo la sua passione per gli sport del ferro. Comunque l'ispirazione per cominciare ad allenarsi arriva verso i 10-11 anni, quando al cinema ha modo di vedere un film di Ercole, interpretato da Steve Reeves. Ne rimane fortemente impressionato e il suo obiettivo da quel momento sarà quello di sviluppare un fisico come quello di Steve Reeves. Con questo fine comincia ad allenarsi a corpo libero con push-ups e trazioni, ma non ottiene i risultati sperati e dopo aver letto diverse riviste di settore capisce che se vuole sviluppare un fisico da bodybuilder deve cominciare ad allenarsi con i pesi. Così a 14 anni Boyer, che allora pesava sui 52 kg per 1,60 m di statura, comincia ad allenarsi con i pesi in una palestra locale dove conosce Ken Gilbert, un ex giocatore di football che gli insegna le basi dell'allenamento, sottoponendolo ad una routine composta da esercizi fondamentali. In 3 anni, sotto la guida di Ken, Boyer cresce rapidamente, sia sul piano dello sviluppo muscolare che della forza, tanto che a 17 anni fu in grado di sollevare 180 kg alla panca piana. Dotato di una buona genetica, Boyer esordisce sul palco di gara nel 1962, a 15 anni, partecipando alla competizione Mr. South, e sebbene non abbia la minima esperienza di posing, ottiene comunque un rispettabile quinto posto. Boyer ricorda la sua prima gara come un'esperienza formativa, che lo portò a rendersi conto che c'era un lato agonistico nel bodybuilding e lui voleva farne parte. Nel 1963, a 17 anni, Boyer incontra e conosce per caso Red Lerill, già vincitore del titolo di Mister America nel 1960. Una figura che qualche tempo dopo sarebbe diventata il suo allenatore e mentore, nonché un grande amico. Torna in gara nel 1964, conquistando prima un terzo posto al Mister Louisiana e poi vincendo il Mister New Orleans AAU e in entrambe le gare si aggiudica anche i premi per le migliori braccia, il miglior petto, le migliori gambe e il più muscoloso. Un ottimo inizio e Boyer prosegue la sua ascesa nei ranghi del bodybuilding nel 1965, quando, sotto la guida di Lerill,
vince il Mr. Texas AAU ed è secondo al Mr. America Teenager AAU. Nel 1966, con un peso sugli 85 kg, distribuiti su 1,70 m di statura, vincerà il titolo di Mr. America Teenager AAU. Ed è solo l'inizio. Nel corso della sua trentennale carriera agonistica, Ko ha gareggiato in ben 5 federazioni: AAU, NABBA, PBBA, WBBG e infine la IFBB, partecipando ad oltre 70 competizioni e vincendone oltre 20. Tra i momenti salienti della sua carriera ricordiamo le vittorie al Mister Universo NABBA del 1969, al Mister International IFBB del 1971, al Mister Universo Pro NABBA del 1973, al WBBG World Championship del 1975 e in 6 Grand Prix IFBB nel 1981. E non dimentichiamo i 3 quarti posti in classifica generale ottenuti al Mister Olympia rispettivamente nel 1977, 1978 e 1980. Dopo il 1984, Ko prenderà una pausa dalle competizioni per sviluppare le sue attività imprenditoriali. Tornerà in gara al Mister Olympia Masters IFBB del 1994, quando a 48 anni, dopo 10 anni di assenza dalle competizioni, si presenterà sul palco a 103 kg, in quella che ritiene essere stata la sua migliore condizione di sempre, ottenendo un prestigioso terzo posto alle spalle di Robbie Robinson e Lou Ferrigno, e sono in molti a ritenere che Boyer meritasse la seconda posizione. Concluderà la carriera agonistica l'anno seguente, nel 1995, con un 10° posto al Mister Olympia Masters IFBB. Conclusa la carriera agonistica, Boyer è rimasto vicino al mondo dello sport, continuando ad allenarsi come sempre alle 5 del mattino, per poi dedicarsi alle sue attività lavorative. Ricordiamo che negli anni è stato proprietario di palestre e negozi di alimenti per la salute. Come imprenditore ha fondato la Body Masters, con cui ha sviluppato attrezzature sportive per l'allenamento. Ha lavorato con innovatori del settore come Arthur Jones. Insieme a Sean Ray ha partecipato al programma televisivo Flex Magazine Workout, uno show che proponeva video divulgativi sull'allenamento in palestra, una trasmissione piuttosto popolare in televisione a metà degli anni 90. E infine dal 2000 lo ricordiamo nelle vesti di gestore di una compagnia di assicurazione, specializzata in auto esotiche, classiche e ad alte prestazioni. Nel 2007 è stato inserito nella Hall of Fame IFBB, un riconoscimento alla sua lunga carriera e al suo contributo nella diffusione dello sport del bodybuilding. Sul piano della vita privata ricordiamo che è stato sposato con Valerie Sand, anch'essa una bodybuilder, e dopo il loro divorzio ha avuto altre relazioni. In palestra Boyer ha avuto la fortuna di avere degli ottimi maestri sin dagli inizi, i cui consigli gli hanno permesso di sviluppare rapidamente il suo ottimo potenziale genetico. A partire dai 14 anni, sotto la guida dell'ex giocatore di football Ken Gilbert, Boyer cominciò a sviluppare le basi del suo fisico, utilizzando una tabella di allenamento semplice ed efficace, basata principalmente su esercizi fondamentali, come distensioni su panca piana, squat, trazione alla sbarra, distensioni con bilanciere dietro la nuca, curl con manubri su panca inclinata, push down ai cavi e alzate sulle punte dei piedi. Eseguiva un solo esercizio per gruppo muscolare, con un protocollo che consisteva in 10 serie da 6 ripetizioni per esercizio. Con questo metodo, in 3 anni, Boyer fu in grado di aumentare considerevolmente sia la massa muscolare che la sua forza, arrivando ancora teenager ad un peso corporeo intorno agli 85 kg e a sollevare in gara 160 kg su panca piana, 210 kg nello squat e 226 kg nello stacco da terra. A partire dal 1964, Boyer cominciò ad allenarsi sotto la guida di Red Lerill, che lo consigliò di aggiungere più varietà e volume allenante al suo programma. La sua nuova tabella prevedeva 6 sedute settimanali, con una split del tipo: lunedì e giovedì, petto, spalle e tricipiti; martedì e venerdì, gambe, schiena e bicipiti; mercoledì e sabato, trapezi e bassa schiena. Per ogni gruppo muscolare eseguiva 3 esercizi da 4 serie di 6-8 ripetizioni ciascuno, mentre polpacci e addominali venivano sollecitati ogni giorno con ripetizioni più alte, intorno alle 15.
Con questo approccio, Boyer fu in grado di migliorare ulteriormente sia la massa muscolare che la qualità del suo fisico, sviluppando quell'aspetto che lo avrebbe reso uno dei campioni di riferimento sui palchi di gara negli anni 70-80. In seguito, dopo anni di esperienza sul campo, Boyer sviluppò un suo metodo di allenamento, ispirato all'approccio ad alta intensità di Dorian Yates, che chiamò Work Capacity Training, un sistema che consisteva nel concentrare un notevole volume allenante in un lasso di tempo ridotto, eseguendo per ogni esercizio, dopo 2-3 set di riscaldamento, 3 serie di lavoro a piramide inversa in questo modo. Prima serie 12 ripetizioni, riposare per 60 secondi riducendo il carico di un 5-10% ed eseguire altre 10 ripetizioni, riposare ancora per 60 secondi riducendo il carico di un altro 5-10% ed eseguire altre 10 ripetizioni. In pratica una sorta di drop set con tempi di riposo dilatati, che Boyer trovava molto proficui. Con questo approccio Coe fu in grado di presentarsi in quella che ritiene sia stata la sua migliore condizione di sempre al suo rientro alle competizioni al Mr. Olympia Masters del 1994. Sul piano alimentare, in linea con le abitudini della Golden Era, Boyer adottava una dieta ad alte proteine e grassi e pochi carboidrati. Faceva 4-5 grossi pasti al giorno, composti da carne di tutti i tipi, preferendo il manzo, uova, formaggio, latte e ricotta, che accompagnava con verdura e frutta. Evitava i carboidrati come pane, torte, caramelle, gelati e sughi. Integrava la sua dieta con proteine in polvere, un multivitaminico e olio di germe di grano. Sul piano doping e steroidi, Boyer non nasconde di averne fatto uso, ma sentiamo dalle sue stesse parole le sue riflessioni sull'argomento. Io mi sono trovato al posto giusto nel momento giusto. Ho scoperto gli steroidi quando avevo 17 anni, cioè quando è uscito il Dianabol. In una intervista Bill Grant ha detto che allora l'uso degli steroidi era molto più moderato, gli atleti li usavano solo per 3 mesi prima di una gara e staccavano per il resto dell'anno. Sei d'accordo? Certo, concordo, nessuno ne usava molti. Ricordo di aver parlato con Don Howard, che era un grande bodybuilder, e raggiunse una forma fisica spettacolare. Lui prendeva 5-10 mg di Dianabol. Non credo che neanche Larry Scott abbia mai preso più di 20 mg di Dianabol, e guarda in che forma splendida è riuscito ad arrivare. Riassumendo, Boyer Coe è stato uno dei personaggi di riferimento del bodybuilding della Golden Era, rappresentante della cultura fisica classica che faceva della linea e delle proporzioni i suoi valori principali. Non a caso citava Steve Reeves e soprattutto Sergio Oliva come prototipo del suo fisico ideale, anche se ammetteva che la struttura con spalle larghe, bacino e vita sottili dei suddetti campioni era un dono genetico che non tutti possono avere. Grande e titolato campione, di lui apprezziamo il fatto di non essere mai stato un vanaglorioso, ma piuttosto un vero appassionato dello sport, che usava le gare non tanto per affermarsi, quanto per valutare i progressi che riusciva a ottenere in palestra fra una competizione e l'altra. Non a caso, ancora oggi, quando parla della sua carriera sportiva, afferma che la cosa migliore, quello che più ha apprezzato della sua attività di bodybuilder, sono state le tante conoscenze e amicizie che ha potuto sviluppare negli anni. Racconta che i risultati di gara lo lasciavano piuttosto indifferente, anche perché era consapevole del fatto che il bodybuilding è uno sport che viene valutato su base soggettiva e di fatto aveva ben poca stima per i giudici di gara, molti dei quali non avevano mai gareggiato in vita loro e non potevano sapere cosa fosse necessario passare in termini di sacrifici, dieta e allenamenti per arrivare ad essere competitivi su un palco di gara. Un uomo che ha superato il test del tempo come piace a noi, rimanendo praticante attivo dello sport anche dopo la carriera agonistica. Un atleta che ha saputo esprimere il massimo del bodybuilding in gioventù e rimanere giovanile, in forma e funzionale fino ad età avanzata. Niente sedia a rotelle o morte prematura, perché lo sport della cultura fisica dovrebbe insegnare a costruire, non a distruggere il proprio corpo. Ciao, alla prossima!